potere, riuscire e sapere. Questi verbi sono abbastanza simili, ma hanno delle grandi differenze di significato. Le scopriamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale, dove ogni settimana pubblico video di grammatica, vocabolario o cultura italiana. Quindi, se ti interessano tutti questi argomenti, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Oggi parliamo di vocabolario, ma anche un po' di grammatica, perché parliamo di questi tre verbi che sono molto simili, ma hanno delle differenze di significato importanti. Però prima di iniziare voglio dirti che abbiamo preparato per te anche un PDF molto utile con gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi scaricare questo documento, clicca qui sotto sul link, inserisci il tuo nome, la tua email e ti invierò questo documento. Fantastico, ora possiamo iniziare e cominciamo subito dal verbo sapere. Sapere. In italiano usiamo il verbo sapere per esprimere una conoscenza, ma anche una conoscenza nel senso di abilità nel fare qualcosa. Quindi noi abbiamo imparato questa abilità e sappiamo, conosciamo come fare questa cosa. Per esempio, se io dico so cucinare benissimo la pasta, significa che io ho imparato questa abilità, l'abilità di cucinare molto bene la pasta. Altri esempi possono essere so suonare la chitarra, so nuotare, so parlare l'inglese, non so sciare. Chiaramente possiamo usarlo anche nella forma negativa per dire una cosa che non sappiamo fare, che non abbiamo imparato a fare, o anche non so andare a cavallo. Quindi per ora tutto semplice, usiamo sapere per le abilità, o meglio, per indicare la conoscenza di quell'abilità, cioè che abbiamo imparato a fare quella cosa. Adesso però passiamo al verbo potere, che invece esprime una possibilità. La possibilità di fare qualcosa o non fare qualcosa. Per esempio, io condivido la macchina con mia sorella. Quindi, a volte ho la macchina e a volte no, perché a volte c'è la mia sorella. Questa sera la macchina è mia, quindi dico alla mia amica: stasera ho la macchina, quindi possiamo andare al cinema se vuoi. Quindi, dato che stasera ho la macchina, ho la possibilità, abbiamo la possibilità di andare al cinema. Se invece stasera la macchina deve essere usata da mia sorella, quindi io non ho la macchina, posso dire: stasera non ho la macchina, quindi non possiamo andare al cinema, cioè non abbiamo la possibilità di andare al cinema. Quindi con il verbo potere parliamo di possibilità e generalmente la possibilità di fare o non fare qualcosa dipende o da un'altra persona, per esempio dal permesso di un'altra persona, o da una circostanza esterna, fuori dal nostro controllo. Per esempio, non posso guidare stasera perché non ho la macchina. Se io non ho la macchina perché la macchina ce l'ha mia sorella, è fuori dal mio controllo questa cosa, è una circostanza esterna. Oppure non possiamo iniziare il nuovo progetto perché il capo ha detto di no. Il capo non ci ha dato il permesso di iniziare questo nuovo progetto e quindi non possiamo farlo. Quindi sapere esprime più l'abilità di fare o non fare qualcosa in base alla nostra conoscenza, se abbiamo imparato o no a fare quella cosa. Potere invece esprime più la possibilità in base o alla volontà di un'altra persona o una circostanza esterna fuori dal nostro controllo. Ora, una piccola precisazione: come hai visto da tutti gli altri esempi, quando i verbi potere e sapere sono seguiti da un altro verbo, questo verbo è sempre all'infinito. E ora finalmente passiamo al verbo riuscire. Ora, il verbo riuscire dal punto di vista della struttura è un po' diverso, perché richiede la preposizione a e dopo l'altro verbo all'infinito.
quindi riuscire a fare qualcosa. Questo verbo è molto simile a potere, però più che indicare la possibilità di fare o non fare qualcosa, indica il risultato. Quindi diciamo la possibilità di raggiungere quell'obiettivo, di raggiungere un risultato, di finire quella cosa, non semplicemente possibilità. Per esempio, se riesco a tornare a casa per le 5, ti preparo una bella torta. Quindi se io ho la possibilità di fare questa cosa e raggiungo questo obiettivo, cioè torno a casa alle 5, allora ti preparo una bella torta. Oppure sono riuscito a superare l'esame con un ottimo voto, sono molto contento. Quindi anche qui io sono riuscito, cioè ho avuto la possibilità di superare l'esame, ma possibilità nel senso di ho avuto la possibilità di raggiungere quel risultato, cioè superare l'esame. Quindi hai capito questa leggera differenza? Inoltre il verbo riuscire indica anche la possibilità di fare o non fare qualcosa in base alle nostre capacità mentali o fisiche. Per esempio, non riesco a concentrarmi perché ho troppo mal di testa. Quindi io non ho la possibilità di concentrarmi per questa condizione, il mal di testa. Oppure non riesco a muovere il braccio dopo l'incidente. Anche qui non ho questa possibilità per una condizione fisica. Quindi hai capito le differenze tra questi verbi? Ma adesso facciamo una considerazione finale. Vediamo queste 3 frasi. Non so parlare bene l'italiano, non posso parlare bene l'italiano e non riesco a parlare bene l'italiano. Pensaci un attimo, qual è la differenza tra queste 3 frasi? E mentre ci pensi, non dimenticare di fare una cosa molto importante, quella di lasciare un bel mi piace, perché se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato a migliorare in italiano e tu lasci mi piace, YouTube capisce che questo video è utile e quindi lo consiglierà a tanti altri studenti e studentesse come te. Quindi se vuoi supportare il mio lavoro, lascia un bel mi piace. Davvero questo fa una grande differenza. E ora finisci di pensare a queste 3 frasi e io ti spiego poi qual è la differenza. Puoi anche mettere in pausa se vuoi. Benissimo, allora, vediamo qual è la differenza. Non so parlare bene l'italiano, chiaramente esprime l'abilità di parlare l'italiano in base a una nostra conoscenza, perché tu l'italiano lo devi studiare, devi impararlo, e quindi non so parlare bene l'italiano perché lo sto ancora studiando, perché devo studiare di più. Invece, non posso parlare bene l'italiano, perché? Perché c'è qualcuno che non me lo permette? Per una circostanza esterna? Quale? Beh, come puoi capire, col verbo potere non posso parlare bene una lingua non funziona proprio tanto, ecco. Perché chiaramente, a meno che non ci sia qualcuno che ci dice non puoi parlare l'italiano qui, quindi ci vieta proprio questa cosa, non ce lo permette, generalmente non usiamo il verbo potere in questo caso. Invece non riesco a parlare bene l'italiano, forse per una condizione fisica, mentale, perché abbiamo mal di testa, siamo stanchi. Quindi hai capito queste 3 differenze? 3 frasi molto simili ma con delle grandi differenze. Fantastico, allora per la lezione di oggi abbiamo finito. Non dimenticare di cliccare sul link in descrizione per scaricare il PDF con tutti gli appunti di questa lezione. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!